In questo video esploreremo vari aspetti dell'integrazione delle tecnologie, concentrandoci sull'età opportuna per introdurre le tecnologie negli ambienti di apprendimento, sul concetto di tecnologia come linguaggio e sulla sua integrazione con gli altri linguaggi nell'ambito dell'educazione, ed infine approfondiremo il metodo TEAL, acronimo per Technology Enhanced Active Learning, ovvero un approccio pedagogico che valorizza l'integrazione significativa della tecnologia nell'ambiente di apprendimento analizzando una configurazione spaziale di una Teal Classroom. Prima di introdurre le tecnologie negli ambienti di apprendimento è fondamentale considerare l'età opportuna per farlo, specialmente per i bambini nella prima infanzia. Durante questo periodo di sviluppo i bambini hanno bisogno di un approccio che si basi principalmente su esperienze sensoriali ed interazione con il mondo fisico. Le attività che coinvolgono i sensi, come il tocco, l'udito e la vista, sono fondamentali per stimolare la loro curiosità e favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e motorio. L'introduzione delle tecnologie deve avvenire gradualmente, rispettando le esigenze di apprendimento sensoriale dei bambini. In questa fase le attività di gioco manipolativo, l'esplorazione tattile e l'interazione sociale diretta con gli altri bambini e con gli adulti sono essenziali per uno sviluppo sano e bilanciato. Tuttavia è possibile integrare in modo appropriato le tecnologie anche in queste prime fasi, utilizzando strumenti interattivi come giochi di luci, proiezioni o strumenti grafici che offrono esperienze sensoriali e promuovono l'apprendimento attivo e l'esplorazione del mondo reale. A partire dai primi anni della scuola primaria, intorno ai 6 o 7 anni, si può gradualmente ampliare l'uso delle tecnologie, introducendo strumenti digitali che offrono opportunità di apprendimento interattive e coinvolgenti. In questo modo i bambini avranno già sviluppato le competenze di base attraverso i metodi tradizionali e saranno pronti a sperimentare e approfondire l'apprendimento attraverso le tecnologie digitali. La tecnologia può essere considerata come uno dei tanti linguaggi possibili nell'esperienza d'apprendimento dei bambini, come suggerisce la teoria dei 100 linguaggi del Reggio Emilia Approach, nella quale si sottolinea l'importanza di valorizzare e integrare i diversi linguaggi nell'ambito dell'apprendimento dei bambini. Questi linguaggi includono l'arte, la musica, il movimento, il gioco, la narrazione e tutti gli altri modi attraverso i quali i bambini possono esprimere e comunicare le proprie idee e le proprie emozioni. Vi invito a leggere la filastrocca di Loris Malaguzzi, in cui ci racconta i 100 linguaggi dei bambini e ci ricorda la responsabilità grande della comunità educante di non sopprimere, ma di proteggere e stimolare l'espressione e l'integrazione di tutti questi linguaggi. È importante che l'integrazione della tecnologia avvenga in modo equilibrato e significativo, in modo che sostenga ed arricchisca l'espressione e l'apprendimento attraverso gli altri linguaggi. Gli educatori devono essere consapevoli dei diversi strumenti e delle risorse tecnologiche disponibili e scegliere quelle più appropriate per stimolare la creatività, la collaborazione e l'esplorazione dei bambini. L'integrazione delle tecnologie con gli altri linguaggi educativi può avvenire attraverso diverse strategie. Per i bambini nella prima infanzia l'utilizzo di tecnologie sensoriali possono offrire esperienze tattili e visive che si integrano con le attività manipolative e sensoriali. In questo modo le tecnologie diventano un'estensione degli strumenti tradizionali, arricchendo l'apprendimento sensoriale senza sostituirlo. Un esempio di questo lo possiamo vedere in questo breve video che è stato ripreso in un atelier del centro Loris Malaguzzi. Man mano che i bambini crescono, l'integrazione delle tecnologie può coinvolgere anche altri linguaggi educativi. Ad esempio, nella musica i bambini possono utilizzare strumenti digitali per creare e registrare melodie, sperimentare con i diversi suoni, con i ritmi e persino imparare a suonare degli strumenti virtuali. Nell'arte possono utilizzare programmi di disegno, di fotografia per esplorare nuove tecniche artistiche, creare opere digitali e manipolare immagini, fino ad arrivare al coding e alla robotica in cui la manualità si intreccia con l'elettronica. È infatti importante sottolineare nuovamente che l'integrazione delle tecnologie non dovrebbe sostituire completamente i linguaggi tradizionali, ma piuttosto arricchire e ampliare le esperienze educative. Un approccio pedagogico che promuove l'integrazione significativa della tecnologia negli ambienti di apprendimento è il metodo TEAL, acronimo per Technology Enhanced Active Learning. Questo metodo si basa su alcuni principi fondamentali, primo tra tutti la centralità dello studente nel processo di apprendimento. L'apprendimento attivo è favorito coinvolgendo gli studenti in attività pratiche e sperimentali. La tecnologia viene utilizzata come uno strumento per supportare ed ampliare queste attività, consentendo agli studenti di esplorare concetti in modo interattivo e coinvolgente. Questa metodologia, come tutte le metodologie student-centered, promuove la collaborazione e la comunicazione fra gli studenti. La tecnologia offre strumenti che facilitano la condivisione delle idee e la collaborazione tra gli studenti sia all'interno della classe che a distanza.
Piattaforme di collaborazione online, strumenti di videoconferenza e strumenti di condivisione dei documenti consentono agli studenti di lavorare insieme, discutere e costruire conoscenze in modo collaborativo. Il setting d'aula ha fondamentale rilevanza nell'applicazione del metodo TEAL. Questa metodologia prevede che la tecnologia e gli spazi siano strettamente interconnessi. È infatti prevista una dotazione tecnologica di base da utilizzare in spazi con specifiche caratteristiche, quali l'ampiezza, la luminosità e soprattutto la flessibilità. Infatti queste stanze sono dotate di arredi flessibili facilmente configurabili. Il setting d'arredo prevede una postazione centrale per il docente, attorno alla quale sono disposti tavoli modulari organizzati in isole di lavoro che ospitano i gruppi di studenti. Ogni isola di lavoro presenta una LIM e un punto di proiezione. In una TEAL Classroom gli studenti diventano protagonisti attivi del loro apprendimento, sono motivati e coinvolti in modo significativo, poiché la tecnologia offre loro l'opportunità di esplorazione, di scoperta e di creazione. Gli insegnanti fungono da facilitatori, guidando gli studenti nel processo di apprendimento e fornendo un supporto quando è necessario. Non devono fornire solo contenuti, ma misurare quanto e come gli studenti stanno imparando, osservare, comprendere e monitorare i processi di apprendimento, utilizzando tecniche che consentono di renderli espliciti. Importante è l'interazione con gli studenti, il feedback in tempo reale e lo stimolo a risolvere i problemi. Lo spazio di apprendimento diventa dunque un luogo in cui gli studenti possono sperimentare, fare errori, imparare dagli altri e costruire la propria comprensione del mondo. È importante sottolineare che la tecnologia dovrebbe essere utilizzata come uno strumento per raggiungere gli obiettivi educativi specifici. Gli insegnanti devono quindi avere una visione chiara degli obiettivi di apprendimento e selezionare le tecnologie appropriate per supportare tali obiettivi e come collocarle nello spazio di apprendimento. È necessaria quindi una efficace pianificazione. In conclusione, l'integrazione delle tecnologie negli ambienti di apprendimento richiede un approccio bilanciato ed intenzionale. La tecnologia deve essere considerata come uno strumento che supporta e arricchisce l'apprendimento, permettendo agli studenti di esplorare, creare, comunicare e collaborare in modi nuovi e stimolanti. Vi ringrazio per l'attenzione.